Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Non mi vuole, è narcisista, ma lo è veramente? Mi ha scartato, ma è veramente un narcisista? E vediamo se appunto si tratta di un narcisista o di una donna narcisista. C'è una tendenza che vedo spesso diffusa, anzi due tendenze. Una è quella disfattista e un po' narcisistica, diciamo pure, che vede l'ex rifiutante come un narcisista o una narcisista, quasi per partito preso. E l'altra tendenza invece è quella che ad ogni costo rivogliono l'ex più per una forma di dipendenza che non perché effettivamente ci si rende conto che magari gli errori, le mancanze potevano esserci state da ambo le parti. Intanto, per chi non mi conosce, sono la prima consulente in Italia specializzata in relazioni con persone narcisistiche, manipolatrici, manipolatori, con un osservatorio dei casi quindi tra i più ampi e vasti, senza contare migliaia di temi inediti sul narcisismo che ho introdotto. Aiuto sia alla riconquista, se veramente ne vale la pena, ma anche a liberarsi, che il più delle volte, se il partner o la partner narcisista o ex che sia ha un certo tipo di personalità, la cosa migliore da fare è proprio chiudere veramente a livello intimo, interiore, per poter avere molto meglio dalla vita, molto di più, e in questo caso facciamo un lavoro di liberazione, di disintossicazione emotiva ed affettiva. Allora, in quale di queste due categorie che ho detto rientri? Quella di chi pensa anche solo per il fatto di essere stato rifiutato, di avere avuto a che fare con un narcisista, o a quella che invece rivorrebbe indietro ad ogni costo l'ex, anche se ti ha fatto soffrire, ti ha mancato di rispetto e hai capito che in definitiva lui non ti ha amato, ma nonostante questo lo rivorresti perché ti ha fatto provare delle emozioni, ti ha fatto sognare e ti sembra che altri uomini o donne alla fine non ti interessano o comunque non potrebbero farti provare le stesse emozioni e gli stessi sentimenti che l'ex ti ha fatto provare. Ti sembra persino di non poter più provare interesse per altri uomini o donne perché lui o lei ti ha smosso delle corde a livello profondo e tanto da ingenerare in te anche un vincolo affettivo molto forte. In realtà spero che tu non appartenga a nessuna di queste due categorie, perché la virtù, come faceva osservare un antico filosofo, sta nel mezzo di solito. Anche se ciò non toglie che la bilancia possa pendere di più per uno dei due versanti. La cosa importante sarebbe di essere obiettivi, e cioè da un lato di non eccedere nell'imputare la causa della rottura della relazione, del deteriorarsi della relazione solo ed esclusivamente all'ex, o dall'altro lato di non colpevolizzarsi in modo eccessivo. Se è saggio tralasciare di relazionarci con persone che non sono in grado di valorizzarci e farci stare sereni, di farci star bene, è anche giusto però capire e veramente capire se non ci siano stati degli errori anche nel proprio modo di fare, di relazionarci. Perché se è vero che se si è veramente avuto a che fare con un narcisista o una personalità molto simile, manipolativa comunque, di certo i suoi bei difettucci questo ex o questa ex li ha probabilmente. Ma nonostante questo è pur vero che alla fine magari questo ex se n'è andato o ha comunque fatto in modo di far sì di volgere alla chiusura della relazione, evidentemente è perché non ha più trovato uno stimolo nella relazione. E come mai è accaduto questo? È proprio tutto da imputare all'ex, la motivazione, a qualcosa di per sé del tutto irrazionale, nel rifiuto che ha manifestato quel tuo partner. Quello che insomma voglio dire è che, per fare un esempio, è vero che un narcisista di solito ripercorre le tipiche fasi love bombing, quella che io definisco fase presvalutativa di passaggio di stallo, la fase svalutativa e poi lo scarto. Ma è pur vero che ci sono molti narcisisti che pur tuttavia eleggono una donna particolare a loro partner ufficiale, ad esempio sposandola. Oppure che comunque non arrivano allo scarto, ma nemmeno arrivano propriamente alla fase svalutativa, ma permangono per lo più in una fase di stallo. Ed ecco proprio l'importanza di capire anche questa fase che io ho così denominato, teorizzato e scoperto. Quindi, e allora come mai
come mai c'è quel narcisista che magari anche dopo tante relazioni alla fine permane con una determinata donna senza arrivare alla fase svalutativa di scarto, ma permanendo in una fase appunto di stallo, per così dire, presvalutativa o di passaggio, che però molte volte resta appunto una situazione, una fase di stallo. Rimanere nel dubbio non fa bene, in ogni caso per questo sarebbe bene comunque cercare di fare chiarezza, e io vedo come tanti anche dopo percorsi terapeutici con presunti esperti di narcisismo, perché ormai adesso tutti lo sono magicamente diventati, anche grazie a tanti di questi video. Quanti psicologi sento ripetere le cose che io ho detto in tanti video, però poi bisogna vedere se appunto si è in grado di dare veramente un supporto adeguato, perché è importante mettere a fuoco cosa veramente non è andato in quel determinato rapporto e quali meccanismi sono emersi e su cui è bene lavorare. Quello che in ogni caso ti suggerisco di fare è sì di cercare di mettere a fuoco la personalità del tuo ex o della tua ex, ma cerca anche di comprendere la tua di personalità e di interiorità e prendi l'esperienza relazionale che hai vissuto come un insegnamento, come un'occasione di crescita per te. Questo è veramente importante anche per non essere sommerso, travolto da certi stati d'animo non sempre positivi dopo la chiusura di un rapporto. E affidati a chi senti che veramente può darti un aiuto, dal lato conoscitivo, dal lato professionale e da quello umano. Intanto io ti saluto, sono sempre felice di leggerti, di rispondere alle tue domande, di sapere come stai. Un abbraccio forte, a presto, ciao, ciao ciao.